Quanto forte è il nostro pensiero, quanto le nostre idee possono impattare sulla nostra vita e anche influenzare la vita degli altri. Ecco, proprio in un periodo in cui si parla di avere fiducia in se stessi, di credere nelle proprie idee, non so, mi sembrava particolarmente calzante dedicare un video appunto a questo gennaio dedicato all'inizio, al cominciare qualcosa, proprio legato al nostro pensiero, inteso come principio di un'azione, naturalmente partendo sempre dall'opera, che è l'ispirazione per ogni mio video. Infatti parleremo dell'opera dal suo inizio, quindi dal 500, e come le idee di alcune persone abbiano permesso la sua genesi e poi il suo sviluppo. Io sono Lara e questa è Opera I Care. Ciò che mi ha sempre affascinato delle epoche passate è una fiducia veramente che per me dà del straordinario nel proprio pensiero, nell'affidare la propria idea, in questo caso a dei libri che avevano comunque una diffusione quantomeno limitata, naturalmente per le nostre idee di diffusione, però affidare le proprie idee ad un libro o comunque andare propugnando la propria idea, credendo veramente di avere il potere di cambiare il mondo, di cambiare il proprio contesto, di cambiare quello che appunto sentivano di troppo sbagliato. Ed è proprio quello che fanno nella Camerata dei Bardi nel 1500 un gruppo di studiosi appunto a Firenze, di cui fa parte anche Vincenzo Galilei, il padre di Galileo Galilei. Questo gruppo di studiosi va ad interessarsi allo studio della drammaturgia greca, dello stile drammaturgico greco, dello stile narrativo. E questo è interessante perché è uno stile completamente diverso rispetto a quello che c'è nel loro tempo. Nel loro tempo, infatti, la musica, nel senso di musica colta, era veramente qualcosa di complesso. Nel senso ci utilizzava la tecnica contrappuntistica, c'erano tantissime voci che si intersecavano fra di loro e poi c'era anche lo stile fiammingo che non guardava minimamente, per esempio, alla melodia, nel senso di orecchiabilità, di bellezza del suono, ma guardava invece tutti i rapporti matematici che potevano essere contenuti nello spartito. Mi ricordo, per esempio, di una lezione del mio professore di storia della musica che ci raccontava, adesso andando a ripassare, questo autore che andava a comporre un lavoro basato sulle proporzioni matematiche che appunto appartenevano alla cupola della Basilica di Firenze. E questa cosa era veramente, per me, da una parte molto affascinante, dall'altra però c'era completamente un'altra idea sotto un altro stile, per cui anche la parola all'interno di questo tripudio musicale era completamente al servizio della musica, per cui le parole perdevano del loro potere comunicativo, ma venivano, come dire, tirate, strascicate all'interno di questa composizione musicale. Prendono infatti il nome di melisma, per cui in una sillaba di una parola magari venivano messe moltissime note, per cui alla fine si perdeva la parola in sé. E questo naturalmente non aiuta ad un'idea di narrazione, di drammaturgia musicale. Ed è proprio qui che interviene la Camerata dei Bardi. La loro idea infatti era riportare in auge lo stile narrativo, l'idea di narrazione, di mettere la parola al primo posto. Naturalmente non c'è un giusto o uno sbagliato, ma questa era la loro idea, questo era ciò in cui credevano loro e cominciano a fare vari studi, tentativi musicali, fino a che appunto la loro idea non comincia a prendere una forma e cominciano a proporla ad un mondo che è completamente diverso, perché il mondo in cui vivono loro è questo della musica intesa appunto come contrappuntistica, la parola non è al primo posto, c'è il complesso della musica in sé. E loro invece dicono no, togliamo tutto, facciamo un accompagnamento basilare, quasi mononoto, a un bordone e ci mettiamo invece solamente una persona che canta un testo, anzi quasi recitandolo, molto scandito. Per cui è uno stile, cioè, completamente rivoluzionario, completamente diverso, che parlando anche in termini pratici non ha molto mercato, cioè nessuno ha un mercato per questa cosa. Eppure questa è la loro idea e dicono no, la parola è importante, la mettiamo al primo posto e andiamo avanti così. E secondo me questa cosa è veramente straordinaria, perché effettivamente dall'idea nascono delle azioni e questo è poi quello che accade anche a loro. Cominceranno infatti ad influenzare i vari compositori. Il primo fra tutti fu Peri con la sua Daphne, appunto è il primo esempio di questo stile di composizione, questo stile di narrazione. Ci saranno vari stili, vari tentativi ed errori, fino a che appunto non comincerà a prendere una certa forma. Nel corso del tempo poi Monteverdi diventerà poi un po' un modello a cui prendere spunto, fino a che poi non arriverà un'altra grande rivoluzione musicale con appunto la rivoluzione gluckiana. Gluck compone il suo Orfeo ed è, diciamo,
la nuova rivoluzione per quanto riguarda il mondo dell'opera, perché veramente prende le sembianze dell'opera che conosciamo noi adesso. Vengono tolti da capo, viene ridotta la durata, ci sono pochi atti, pochissimi personaggi, nel senso si cerca ancora di più di snellire, di rendere la narrazione ancora più semplice, comprensibile, e la musica non è più tanto rivolta a mostrare le abilità del compositore o degli esecutori, ma è dedicata proprio soltanto alla narrazione, a raccontare, a sostenere la storia. E questa è un'altra rivoluzione. E Gluck è incredibile perché pubblica un libro, sempre anche qui in un contesto in cui nessuno in realtà aveva veramente voglia di un cambiamento. Perché il cambiamento in questo caso non ha mercato, non funziona, sei da solo contro tutti. Eppure Gluck scrive questa partitura e all'inizio della sua partitura fa come proprio un manifesto e dice quelle che sono le sue idee, quelle che secondo lui sono le regole che vanno rispettate o almeno che lui rispetterà per quanto riguarda le sue composizioni. Quindi togliere il da capo, togliere gli abbellimenti gratuiti dei cantanti, accorciare le tempistiche dell'opera, semplificare la trama, ridurre i personaggi, quindi renderla ancora di più una storia fruibile, dedicare appunto la maggior parte dell'attenzione alla narrazione, alla storia. Quindi non ci sono più solamente i cantanti che mostrano le loro abilità canore, ma è il cantante sì che si presta a interpretare un personaggio. E per quanto questa cosa a noi sembri veramente scontatissima, soprattutto se si viene, non so, da un Verdi, un Mozart, ma veramente Rossini, i grandi operisti, cioè sono veramente trovano la base in questo, per cui per noi che ascoltiamo questo tipo di opera sicuramente è tipo, beh, ma va. E invece questa cosa l'ha dovuta pensare qualcuno ci ha dovuto credere prima e poi gli altri hanno detto, caspita, effettivamente così funziona. E quindi da lì poi si è rivoluzionato e poi la rivoluzione è continuata, insomma. Wagner e la musica contemporanea è un altro universo, però ecco, c'è qualcuno che è partito. E devo dire che questa cosa a me interessa tantissimo, colpisce veramente tantissimo, perché è qualcosa secondo me che abbiamo un po' perso, almeno nella percezione che ne ho io. E io ho sempre trovato così affascinante quanto fosse grande la speranza e la fiducia soprattutto di queste persone nel passato che avevano sicuramente non avevano la globalizzazione, non avevano i mezzi di comunicazione che abbiamo noi, non avevano appunto la possibilità di far diffondere il proprio pensiero così tanto come ce l'abbiamo noi, eppure davano alle loro parole, davano al loro pensiero un peso straordinario. Perché Gluck quando scrive l'Orfeo e dice adesso io comincerò a scrivere così, e questo secondo me è il modo giusto di scrivere l'opera, il modo migliore, ecco, sa già che andrà contro il suo mercato, sa già che ci sarà qualcuno, molti se non tutti, che gli diranno ma cosa stai facendo? Questa cosa non vende, questa cosa non funziona. E, eppure lui dice no, cioè questo è, anzi diffondo il più possibile il mio pensiero. E ecco, io per un periodo ho pensato che fosse un'epoca diversa, quasi un mondo fatato, un mondo delle leggende, qualcosa del genere, c'è qualcosa che non potesse essere applicato alla nostra contemporaneità, perché ho sempre sentito così tanta disillusione, tantissima, ma io cosa posso fare io? Ma io cioè, non ha senso che io mi lanci magari in un nuovo progetto, o semplicemente anche che dica la mia opinione. Cioè, adesso mi accorgo e cioè, l'ho provato anch'io che c'è veramente della difficoltà anche a dire la propria opinione, perché bisogna ottenere il consenso, perché bisogna essere per forza simpatici a tutti, perché ci hanno abituato come dire che anche lo stare antipatici è un problema. No, nel senso che se quello che diciamo è quello in cui crediamo, naturalmente sempre basandoci sul rispetto, non si può dire cattiveria alla gente perché così e farla spacciare per eh no, ma io sono onesto. Però se c'è un pensiero, se c'è una nostra idea, per quale motivo non dovremmo dirla? Per quale motivo dovremmo farci remora? Non c'è motivo. Quindi il pensiero che vorrei condividere con voi è questo. Non penso che ci sia qualcosa di magico, un'energia diversa da quello che sono le persone che ci hanno preceduto e invece le persone che siamo noi oggi che vivono in questo periodo storico. Credo, ecco, che in realtà siano solamente persone che abbiano pensato, abbiano avuto un'idea,
ma soprattutto poi si siano fermati e ci abbiano ragionato sopra, abbiano creato un pensiero strutturato, si siano chiesti perché la pensavano così, che cosa, ad esempio per Gluck, c'era di più bello, di più interessante, di più funzionale in una storia più breve con meno personaggi e una musica più semplice, che da una parte esteticamente parlando magari si potrebbe dire no, è più bello se è qualcosa di più orecchiabile, qualcosa, anzi anche per i musicisti più divertente da suonare, che mette in risalto i virtuosismi. Eppure Gluck dice no, non è questo quello che mi piace, non è questo quello che penso ed è questa la cosa interessante, che si è soffermato, ci ha veramente dedicato del tempo a riflettere sul perché la pensava così ed è stato così poi in grado di scrivere un libro, di scrivere poi un'opera con queste sue idee. Non credo quindi ci sia una magia nel passato, ma soltanto la pazienza e anche l'amore in un certo senso verso se stessi, verso le proprie idee, che se da una parte abbiamo ritrovato con il fatto che tutti possiamo commentare, che possiamo scrivere sui social e non c'è niente di male, anch'io uso i social, non c'è niente di male, però ecco, secondo me è importante ricordare che un post, un commento, qualcosa di così veloce, fugace che è una frase, non lo so, questa cosa non mi piace, questa cosa è bella, ok. Ecco, non è che davvero vada ad esprimere un pensiero che ci permetterà di dare una forma alla nostra vita, al nostro pensiero o comunque anche di essere una proposta valida a un pensiero altrui. Perché comunque è un pensiero veloce, fugace e non è neanche veramente un pensiero. Ecco, non è un vero e proprio pensiero, perché un pensiero ha bisogno di tempo per essere costruito e bisogna essere consapevoli del perché la si pensa così e questo richiede tempo, tempo, ragionamento, quindi è un vero e proprio lavoro, c'è proprio dell'impegno dietro. Questo per dire che non penso che adesso siamo diversi, che è un'epoca sfortunata in cui eh, non abbiamo più potere nei confronti della nostra società, nei confronti della nostra vita, delle relazioni. Ecco, non penso che adesso abbiamo meno possibilità, non c'è alcuna speranza di veramente influenzare non solamente il nostro mondo, il nostro contesto sociale, penso solamente che gli è stata trasmessa una grande sfiducia, un grande senso di impotenza. Siamo uno su miliardi, che potere abbiamo? Ecco, questo è un po' il messaggio che almeno a me è arrivato. Sì, è vero, siamo uno su un miliardo, però non è che per questo perdiamo di valore. L'oro, anche tra tonnellate di oro, resta sempre oro, non è che vale di meno perché è tra tanto oro, è sempre oro. E il nostro pensiero e quello che pensiamo, quello che sentiamo è oro, è qualcosa di inestimabile, di prezioso. Quindi dare credito a noi stessi, a quello che sentiamo e quindi a quello che vogliamo, a quello che non vogliamo e perché lo vogliamo e perché non lo vogliamo, ecco, ci permette di, secondo me, di dare forma in primis alla nostra vita e poi, perché no, anche essere di ispirazione, dare uno spunto ad altri. Un discorso un po' articolato quello di oggi, ecco, sicuramente complesso, che meriterebbe un video probabilmente, non lo so, di una settimana per essere trattato bene e forse neanche perché comunque è veramente immenso. Però ecco, non so, mi faceva piacere darvi un po', almeno il mio punto di vista, uno spunto di riflessione per affrontare questo tipo di argomento, che almeno sento molto vicino fra i miei amici, fra i miei coetanei, nel mondo che mi circonda. Quindi ecco, vorrei condividere con voi questo pensiero e naturalmente vi aspetto nei commenti per farmi sapere che cosa ne pensate, sempre mi raccomando con rispetto e gentilezza. Noi intanto ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!